me la batteria sé per sé mi annoia, serva della musica. Non ho mai scritto un brano partendo dalla batteria, mai. Spengo tutto, spengo tutti i processi, faccio un viaggio pazzesco. Se lo ascolto ogni oggi giorno e lo ascolto fra 10 minuti, ogni giorno il brano cambia. Cambia, sì. Bassista che ha suonato con Steve Smith, con Gambale, con Dave Weckl, con Gigi Donati. Donati, Billy Cobham. Parte la batteria e poi noi ci andiamo appresso, mentre in realtà dovrebbe essere il contrario. Non potevi prendere il pianoforte e fare una cosa. Ma non potevi proprio prendere il Anche pianoforte. perché, anche perché è pesante il pianoforte. Beh, quello lì. Quello sì. Danza, ritmo e melodia erano proprio tutti volti o alla cerimonia o all'intrattenimento, alla danza o per marciare. Non solo marce militari. Darti un ritmo per fare. Un ritmo per Ok. il lavoro. E da lì nascono le cose più scolpite. 2/4, tempo forte e tempo debole. Se per lavorare ai campi tu fai 2 azioni su e Sì, giù, su e e su e giù, giù su deve e essere giù. la musica. Sì, Noi che un po' lo Di solito sappiamo la anche, danza, no? la danza è la prima danza Certo. dell'uomo, descritta in modo assolutamente naturale, è la camminata. La camminata ha 2 tempi, un downbeat, un tempo forte, e un tempo debole, che è il backbeat, spesso associata anche alla cassa rullante, ma non è detto. Non è detto, certo. Perché sennò se io canto il groove che ho cantato prima, quello africano, ti chiedo dov'è il downbeat e il backbeat. Ehi una liga da lei un vale. Ehi una Tutto questo perché è Backbeat. scritto nelle stelle. Sì, Molte melodie africane che sentiamo sono veramente quasi scritte nelle stelle. sì, è scritto lì. Chiunque mi dica questa cosa non è vera, vado a chiederlo alle stelle. È scritto nelle stelle. Glielo chiedo di ma c'è il backbeat o downbeat? Sì. Sì. Sempre lì? Sempre lì. Sempre ci deve essere sempre Ma questa c'è sempre. alternanza. Anche perché gambe comunque ne abbiamo 2. Chi ne ha 3, la terza non la usa Esatto. per camminare. non la usa per camminare, no? Lui È proprio qui che scatta la diversificazione, pur mantenendo il downbeat e backbeat. C'è una camminata più ubriaca. C'è una camminata più lenta. C'è una camminata più veloce. C'è una camminata basata più sul downbeat. C'è una camminata basata invece più sul backbeat. C'è una camminata in salita. C'è una camminata in piano. Non è cambiato niente. C'è una camminata mista. C'è una camminata fiera. Più introspettiva. Molto saltellante. Una camminata di una persona grassa. C'è una camminata di una persona agile. Quanti tipi di camminate? Ma questo non vuol dire che non ci sia il downbeat e il backbeat. Non è una cosa da poco riconoscere la camminata in un pezzo, perché da lì poi nasce tutta la gerarchia di livelli negli strumenti volta a descrivere questo tipo di camminata e quindi questo tipo di atteggiamento quasi attoriale. Attoriale. Sì, attoriale, proprio un attore, come un regista. Ho bisogno di descrivere un attore tipo Shining, Jack Nicholson. Che tipo di camminata gli devo far fare a Jack Nicholson? Come lo devo vestire? Come deve parlare? Quella è la camminata, eh? Nel cinema è molte più cose. Chiaro. Nella musica è sotto forma di ritmo, scansioni ritmiche, suoni, pause, dinamiche. Un uomo molto sicuro di sé, cammina con fierezza, ben vestito, è cool, non è vestito normale, è vestito molto sancrato, ha le scarpe lucide, cammina in una grande città, con sicurezza, Sì, una grande notte. città, è uno che non fa un lavoro normale, è un figo, in poche parole. Billie Jean va a piedi, lui non si muove in macchina, Billie Jean, cammina. È uno che cammina molto, non ha paura di nessuno, Billie Jean. Non è aggressivo comunque, è molto bilanciato. Ecco, questo per me è Billie Jean. Come cammina Billie Jean? Devi vederlo, mi capisci? Se Certo, vuoi, sì, se ho vuoi capito. scrivere il pezzo Billie Jean, lo devi vedere Billie Sì, Jean. chiaro. Me lo devi descrivere in ogni cosa, in ogni è il più figo di tutti. E il pezzo non è neanche troppo veloce, perché lui non ha fretta, è un uomo che non ha fretta, ha tutto quello che gli serve. vero. Quindi è 120 la velocità. Non puoi dargli un BPM in più a Billie Jean. Puoi farla a 110, che sennò è lento, è stanco Billie Jean. È sicuro di sé, non troppo veloce. Quando entra a quel pad lì è proprio la sicurezza totale. Cioè, lì si è messo la giacca in pelle, la più bella che c'era se l'è messa. E quando attacca a cantare Michael è ancora di più. C'è un'escalation proprio di Billie Jean. Cioè, quando attacca a cantare è il più figo. E Billie Jean è lui. Billie Jean è Michael Jackson lì. L'attore
principale è Michael Jackson, ma Certo. tutti hanno fatto la figaggine di Billie Jean, tutti l'hanno fatta, e mi capisci? Quando c'è poi il pezzo di Luca. Tutti l'hanno fatta, Allora, tutti. cioè lì è proprio tutti hanno sei contribuito. attore. Lì poi si accendono proprio le Sì. luci su di lui. Se tu mi chiedi, portami un esempio in cui la batteria in solo, proprio il canale, se io lo apro, mi descrive la camminata di Billie Jean. Non ha bisogno di nulla, di un fill, non ha bisogno di nulla, anche il suono l'hanno scelto secco così, perché quello è. Billie Jean è un brano figo Sì. in toto. In toto, sì, in toto. Fantastico. Il ruolo della batteria mi devi dare una figura. Prova, lo so che magari non c'hai Il mai ruolo pensato. è quello di direttore, è il domatore, il leone, il circo, è il capitano della nave, è quello che ti dà le frustate, che ti porta a rigore, l'insegnante di danza classica, quel frustino, cioè che ti rimette in piedi, il capitano dell'esercito che segna la marcia. È lo stesso personaggio, benché tutti suoniamo assieme e seguiamo un'onda e la descriviamo insieme, però la batteria è quella che poi stabilisce la danza, la stabilisce, è il direttore d'orchestra. Perché serve il direttore d'orchestra? Perché lui ha il dovere di fare questo drive, chi è il guidatore? Lui. E uno lo deve imporre, deve sancire quando è il momento di fare una cosa, quando è il momento di farne un'altra. Che cosa fa ancora la batteria? Ha il dovere di imporre dei materiali presenti in natura, cosa che hanno anche altri strumenti. Esatto, però quindi la sì. batteria lo fa in un modo tutto suo, perché essendo uno strumento a nota indefinita ha determinate caratteristiche che lo avvicinano di più ancora al materiale primordiale. Gli anni della musica popolare si è data invece troppa responsabilità alla batteria. Parte la batteria e poi noi ci Sì. andiamo appresso, Sì. mentre in realtà dovrebbe essere il Sì, contrario. infatti prima nell'orchestra gli ensemble più numerosi questa cosa succedeva moltissimo, suonando i brani pop degli anni 60 e 70. Mina mi viene in mente, la batteria era quasi, no, intanto si faticava quasi a sentirla, ma non il basso, e il basso faceva un sacco di belle cose, descriveva molto bene il pezzo. La batteria era veramente quasi stupida, Sì. faceva dei ritmi molto molto semplici, Era di sentirla, contorno, no, in sì. realtà. Sai quando è successa? Quando con la riduzione dell'ensemble è cambiato il tipo di microfonazione, si è smesso di riprendere la batteria con 3 microfoni come si faceva prima, kick, overhead e un altro dal lato. Esatto. Mi viene in mente la Glenn Jones Technique, che ha fatto un sacco di dischi, no? Quel modo di riprendere la batteria, ha fatto tanti dischi storici, lui è un grande ingegnere del suono. Si è fatta anche nelle grandi big band come quella di Buddy Rich, con questa batteria microfonata come se fosse uno strumento unico. Quando hanno messo i close mics, i microfoni vicini, è cambiato tutto, era molto più a fuoco, è diventata più in faccia la batteria, e quindi ha preso più spazio, poi si sono lasciati un po' prendere da mano, grandi rullanti, reverberi, con l'avvento del MIDI, hanno cominciato a fare gli overdubbing di batteria elettronica e batteria vera, percussioni e batteria vera, delay, altre cose. A un certo punto era tutto batteria. Dobbiamo collocare lo strumento nella giusta posizione, è uno strumento d'accompagnamento, nasce col jazz, è uno strumento a timbro indefinito, non ha note, servo della musica, servo. Puoi dire che non ha note, però. No, non ce le ha, dai, parliamoci chiaro, questa è la cosa. Fammi un La maggiore con la batteria e io godrò. Beh, si raccordo i 3 tom. No, puoi fare delle cose, ma ci sono 1000 sovrarmoniche, overtones. Sì, certo. Cioè, quindi tu dici suonarla È uno da degli solo. strumenti più noiosi del mondo, mi annoia. Godo nel mettere la batteria dentro la musica ed è bellissimo farlo. Se mi togli questo aspetto è tutto finito. Posso fare dei drum solo, mi rimangono i drum solo. Però io so che non è tanto bravo a fare drum solo lui. Non è molto. Me li tengo per me. Vero? Me li tengo per me. Le drum solo. Sì, sono drum solo. Di Drum- solito sono solo. Ah, sei Faccio, solo. sì, Forse sì. per questo si chiamano drum Sì, solo. e io Forse le sarebbe faccio. drum in compagnia. Sì, Ah, ok, company. ok. In company. Se lo cercate sul web, Stefano Incani, magari qualche drum solo in compagnia lo trovate anche. Cercatelo. E cercatelo perché ne vale veramente la pena. Lui No, ovviamente però- non si fa pubblicità No, perché io non non gliene voglio frega fare niente. pubblicità Ma... su di me, ma per un disco che abbiamo fatto io e lui insieme, Ah, sì? che si chiama Hypersphere. È stato fatto in una concezione vinile, tipo 6 tracce, Sì, giusto? così, un'idea di un vecchio disco storico che ti lascia quasi quella voglia di sentirlo, come Sì. i vecchi dischi di Miles o i Eh, vecchi dischi jazz. Non vi consiglio mai roba da ascoltare, però questa roba qua ne vale la pena. Loro non è che fanno dischi tutti i giorni che dici c'hanno una produzione. Loro hanno fatto questa cosa qua e arriva da un bisogno molto sentito. Le facciamo tutti i giorni anche perché ci abbiamo messo un anno lavorando 8 ore al giorno No, tutti i si può. giorni a farlo. La prossima quindi- io mi devo ancora riprendere. pizzica, No. Ci sono anche musicisti di calibro internazionale
internazionale, nomi grossi, sì, cioè sì. nel senso c'è Rick Fierabracci al basso in 3 brani, bassista che ha suonato con Steve Smith, Frank Gambale, con Dave Weckl, con Virgil Donati, con Billy Cobham. Adesso suona con i Blood, Sweat and Tears. Sì, insomma, voglio dire. Insomma, è un bassista. Esatto. Poi Anton, David Janz, l'altro bassista, che sì. anche lui suonava con Virgil. Sì, Phil sì, Tuccio, sì. le tastiere, sempre anche lui, Wow. la cricca di Virgil Donati. Il nostro amico Alessandro Bertoni a Los Angeles, che salutiamo. Già. Ci sono un sacco di contenuti dentro, è molto Sì. molto denso, E poi- ma non pesante. All'interno dello stesso disco magari tu hai voglia di sentire quella particolare canzone Sì. piuttosto che quell'altra, proprio perché hai un'ambientazione Sì, completamente sì, sì. differente. Sono degli attori molto differenti. Sì. Poi c'è un trombettista, Hans-Peter Salentin, un trombettista Grandissimo. famosissimo. Se è un disco basato sull'amore per i suoni che la musica ci offre, si tenta di creare un filo conduttore che comunque c'è. L'ultimo brano con Giovanni Perin, vibrafonista incredibile, Nasce un po' per l'amore per gli anni 70. è un omaggio anche Sì. un po' a Tony Williams, Sì, a voglio Miles, dire, Miles e quelle certo. cose lì. Ed è in commercio su tutti i portali digitali, in particolare su CD Baby, CD Baby, e anche sì. in copia fisica. Anche in Secondo me copia fisica. È un Come bel una volta. disco, come una volta. Andate ad ascoltarlo, ragazzi. Sì. Sì. Vi metto il link qui sotto, assolutamente. Mi sono divertito moltissimo a farlo. La batteria è stata serva della musica. Dell'idea. Assolutamente. Non ho mai scritto un brano partendo dalla batteria. Mai. Miles. Quando ascolto un brano ho 2 modi: o mi lascio totalmente andare, sono passivo a tutto, spesso lo faccio, che non mi interessa, spengo tutto, che tanto spengo tutti i processi, me lo godo così com'è. Che è la fruizione più naturale in realtà della sì, a volte musica, lo cioè, dice. nel senso che ti arriva invece e- a volte e vai. mi metto lì, ma godo lo stesso e faccio un viaggio pazzesco. Godo lo stesso, ma con i processi attivi. Anche lo stesso brano dipende dalla giornata. Ma il brano è sempre diverso, lo sai? Sì, sempre diverso. Cioè se io lo ascolto ogni oggi giorno. e lo ascolto fra 10 minuti, Ogni giorno il brano cambia. Cambia, sì, certo. Non è mai lo stesso No, brano. non è mai lo Ah, stesso ok, brano. in base allo Anche la osservatore. velocità, tutto. Ma 120, hai ma per voglia? te non è 120. È bravissimo, È esatto. 100. Esatto, bravissimo, sì. Di mattina è 180. Ma a volte anche centro brambra, Sì, a volte anche sì, è centro storto. ringrabà. Dipende dal momento. Sì, sì. A volte le pallocchi. Sì. Tipo c'è il metro Napolino, a volte dove c'è 100, 120, 130, sbadai. Dico, ma perché Sì. questo non c'era ieri? Invece ora c'è. c'è. Ora se vai non c'è di nuovo, sarà un'altra cosa. Sì, sì. Sbadai. Sbadabam. Comunque è così. Sì, è così. Ci sono questi 2 Ma per esempio ti è mai capitato Ascolti. di sentire una batteria elettronica fuori tempo. Sì, sì, esatto. Ok. C'è un periodo che mi stavo preoccupando moltissimo di me, che io già sono fanatico del time. Ecco, questo per me è Billie Jean. È il più figo. Gambe ne abbiamo 2, chi ne ha 3, la terza non la usa Esatto. per camminare. Non la usa per camminare.